Oh là là. Ciao, ok. Ciao a tutti! Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Per qualcuno buon aperitivo, per altri buongiornissimo. Oggi vi vogliamo parlare delle calende. Esatto. Che cosa sono le calende? Oh, spiegalo tu, perché Allora. Simo sta leggendo il libro di Lidia Dutto, questo libro qua, Chiamare la pioggia, chiamare il sole. che praticamente sono le vecchie previsioni del Sì. tempo. Prevedere il tempo, invocare la protezione, così si possono riassumere i contenuti di questo libro, che sono pronostici sul tempo, rituali e scongiuri nella cultura popolare di una vallata alpina, in particolar modo della Valle Pesio. Esatto. Praticamente io mi sono appuntato un po' di cose, perché sennò poi magari dico cavolate e qualcuno non capisce. Noi le calende l'anno scorso non le abbiamo fatte, No, anche perché... perché non le conoscevamo ancora. Cioè io le sapevo parlare, come chi taglia la cipolla per vedere le previsioni. Praticamente le calende servivano una volta a fare delle previsioni del tempo a lungo termine per uno tenere altri morali di chi viveva di agricoltura e due addirittura alcuni per fare i contratti di lavoro. Ah, Pensa come wow. si viveva una volta. E tutto questo è riportato nel libro? È riportato nel libro tra vari rituali, tipo tra l'altro un santo che è molto invocato in Valle è San Simone, perché allontana i tuoni e i fulmini, e c'erano delle tradizioni molto particolari, tra cui due chiesette, uno è un pilone, una chiesa, dove la gente si recava per chiedere il sole, il bel tempo, o per invocare la pioggia e il maltempo, in base al periodo dell'anno, che magari vi porteremo a scoprire nelle prossime settimane, perché sono molto belli, ci hanno detto. Ma che cosa sono? In che cosa consistono le calende? Le calende praticamente è una rilevazione giornaliera del meteo, del tempo atmosferico, su un arco di 12 giorni per fare delle previsioni di 12 mesi. Ok. Quindi per 12 giorni in teoria bisognerebbe registrare almeno 3 volte al giorno, quindi mattino, pomeriggio e sera, perché di notte è un po' impossibile, le condizioni atmosferiche principali della giornata. Di quello che succede in giornata, e quindi questo, sole, nuvolo, pioggia, Freddo. neve, freddo, caldo, ok. E questo andrebbe poi a pronosticare il tempo dei 12 mesi successivi. Ok. Però ogni zona ha il suo periodo per farlo. In particolar modo la Valle Pesio a marzo. Ok, quindi come mese prendiamo come riferimento marzo. Sì. Noi l'anno scorso non le conoscevamo, ma leggendo il libro e grazie soprattutto a YouTube siamo andati a recuperare tutte le condizioni atmosferiche dal 1 marzo al 24 di marzo. Perché 24, che in realtà ho detto 12 giorni? Infatti. Perché c'è il girone di andata e il girone di ritorno. Un po' come le partite di calcio. E il girone di ritorno è praticamente La controprova? esattamente la prova del 9, come si faceva in matematica, la verifica della veridicità di quella cosa lì. E spesso... Ma quindi scusami, solo una domanda. Sì. Io sono il 1 di marzo, perché in Valle Pesio bisogna tenere in considerazione marzo, Sì. che è quello più attendibile. Sono il 1 di marzo, mi segna tutto il giorno sole. Facciamola più semplice. Io faccio 3 rilevazioni e sole tutto il giorno, è caldo. Quindi la controprova ce l'ho l'11. La controprova ce l'hai? No. È qui che cambia. Pensavo già di aver capito. No. Praticamente, allora, la prova del 9 appunto è la controprova per vedere se è la veridicità e in teoria il giorno di ritorno è quello più vicino alla luna vecchia, quindi la luna vecchia, il plenilunio, influenza maggiormente le condizioni atmosferiche. Ed è per quello che si fa il giorno di andata e il giorno di ritorno. Okay. La roba pazzesca che ci ho messo un attimo a capire è che il numero delle calende parte il 1 marzo, quindi il 1 marzo corrisponde a marzo. Il 2 marzo a che mese corrisponde? Aprile. Ok, finché arrivi al 12 marzo che corrisponde a febbraio. Ok, quindi come se l'anno iniziasse da marzo. Il 13 marzo corrisponde a febbraio, perché poi torna indietro. Il 14 marzo a gennaio, il 15 marzo a dicembre. Tu torni indietro, quindi il 1 marzo e il 31 marzo. No, il 24. Esatto. Ok, sì, perché arrivi fino al 24. Ed è una roba incredibile. E in Valle Pesio si fa a marzo.
Ok. In altre zone si fa il 1° gennaio, in altre a febbraio, ed è una però roba primo che... gennaio è più facile. È più facile, non vale. E la cosa bella è che in Provenza si fa la stessa cosa, in altre aree d'Italia si fa la stessa cosa, e qui chiederei a voi se qualcuno di voi nella vostra terra, nella vostra regione, lo fa. Sarebbe bello. Quindi da quest'anno noi abbiamo preso... Tu hai guardato un po' l'anno scorso i video, però non è facile perché comunque il video si capisce più o meno Sì, come io erano. abbiamo guardato i video, ho guardato l'archivio fotografico, però mi mancava la divisione mattina, pomeriggio e sera, che nel libro non è spiegato, e piacerebbe trovare poi un anziano a chiedergli se le 3 rilevazioni corrispondono alle 3 decadi. Ok. Quindi dall'1 al 10, dal 10 al 20, dal 20 al 30. Per capire i primi 10 giorni, secondo voi, potrebbe essere sensato Ok. o no? Questa parte qua non l'ho trovata nel Come libro. se il mattino, 1° marzo, il mattino, quello che rilevi in quella fascia valgono quasi per i primi 10 giorni di marzo. Il pomeriggio, gli altri 10 giorni Esatto. di marzo, 10, 20, 30, 40. Bisognerebbe dividerlo in 4. No, 10, No, 20, 30. 30. Che sto dicendo? Ma cosa sto dicendo? 30 giorni. Bisognerebbe dividerlo in 3. Quindi mattina, pomeriggio e sera. Esatto. Ok. Mi sembra di iniziare a capire. Secondo alcuni i 24 giorni servono sia per avere maggiori conferme, ma anche perché si va a toccare il periodo di luna vecchia, ovvero la maggior precisione. Ok, quindi luna vecchia, maggior precisione. Quindi una volta il tempo veniva analizzato, studiato a lungo termine, cosa che al giorno d'oggi tanti meteorologi, tanti amici laureati che hanno studiato meteorologia, queste cose qua, dicono che sono tutte fesserie. Non credono E- in queste cose. E qui mi fermo un attimo. Perché? Perché? Perché mi fermo? Perché gli stessi anziani che sono stati intervistati da questa antropologa hanno constatato il fatto che col passare degli anni, col cambiamento climatico che loro stessi in valle hanno percepito, è molto più difficile perché c'è maggiore... è cambiato tutto, sia le temperature Ok. che le correnti atmosferiche globali. Quindi è più difficile fare delle previsioni Sì. col cambiamento climatico. Però una linea di veridicità, ne parlavo ieri con del direttivo di Meteo Network che è venuto a trovarci, Sì. che in realtà lo scienziato moderno dovrebbe andare ad analizzare i detti popolari e capire il fondamento, perché dietro i detti popolari c'è un fondamento vero e proprio, c'è uno studio del territorio che al giorno d'oggi molti scienziati, molti meteorologi non lo fanno più, e quindi questo sarebbe veramente interessante per cercare di capire come una volta, ad esempio nel libro si parla dei giorni della merla, si parla di alcuni che andavano a vedere il colore delle pietre in determinati posti della valle per capire se arrivava un temporale o meno. Poi vabbè, ci sono dei rituali pazzeschi, tipo quando grandinava un membro della famiglia andava fuori e metteva un'accetta con la lama verso l'alto per evitare per fermare la grandine, e nel momento in cui si narra, e però ci sono più testimoni nella valle, che un chicco di grandine colpiva la lama dell'accetta, smetteva di grandinare. Ci sono cose che a noi piacciono un sacco. Sono cose comunque interessanti. Uno ci può credere o meno a queste cose qua, però sono interessanti vedere una volta senza tecnologia come la gente viveva, perché comunque è affascinante. Cioè è gente che ha imparato non dai libri, studiando la natura. Cioè secondo me è bellissima come roba. E le calende appunto servivano proprio per entrare ancora di più in simbiosi col territorio, conoscere i segreti, e c'è proprio l'inizio di un capitolo dove parla di questo signore qua, che l'ho già accennato forse in un video, che nel 73 lui aveva fatto le calende e gli davano che l'inverno sarebbe stato veramente nevoso. A dicembre, gennaio continua a far bello e caldo, e tra l'altro parlando con Andrino l'altro giorno ci ha confermato che a inizio anni 70 lui non si ricorda se 72 o 73, guarda caso lo stesso anno, a Iru qua sotto che prende meno sole c'era il ciliegio in fiore. A febbraio in tutta la vallata c'erano metri e metri di neve, ed è incredibile perché poi ci sono anche le tabelle alla fondo del libro. Però fa effetto pensare che nel 73 il ciliegio in fiore. Cioè adesso il cambiamento climatico è una roba ormai ovvia, però cavoli, già nel 73 c'era qualcosa che non andava. Se a febbraio, no, cos'è a febbraio? A gennaio, anche a Natale c'era il ciliegio in fiore. Cioè, è strano comunque, pazzesca la natura. E qua guarda, perché poi ho scoperto l'altro giorno rileggendomi. Ma tu me lo stai finendo? Sì.
qua parla delle calende, eccetera, eccetera. C'è una tabella dove loro, di questo signore qua intervistato, Sì. che non so se ci sia ancora purtroppo, che lui, 1° marzo, luna, era la luna del 10 di febbraio, del 10° giorno di febbraio. 1° marzo, discreto sul variabile, freddo nelle notte. 2 marzo, che corrisponde ad aprile, bello, freddo nelle notte. 3 marzo, ovvero maggio, bello, notte freddo. E poi ci sono tutte le verifiche di com'era. Ok. È incredibile. Sì. Quindi era anche bello perché queste persone qua facevano già un vero e proprio almanacco della meteorologia giornaliero, che al giorno d'oggi quanti di voi sanno che tempo c'era il 12 maggio del 2001? Nessuno. E Loro avevano tutto segnato. io so che il 19 gennaio del 2006 nevicava tantissimo, perché le date delle nevicate le so tutte. Che bello. Ma quindi sarebbe anche carino e interessante sapere se alcuni di voi conoscono le calende, se c'è usanza da voi fare le calende, perché tuttora c'è gente che fa le calende ad esempio con le cipolle. C'era qualcuno che ci aveva parlato di questa cosa? Sì, c'è un signore che l'altro giorno con cui messaggiavo su internet, che lui le ha fatto con le cipolle, e anche le cipolle quest'anno non sono state così. Perché Però mi purtroppo ricordo di una ragazza, o che è venuta qua o che ci ha scritto da qualche parte, può essere. che parlava delle calende con le cipolle. Noi abbiamo fatto la prova. Allora, lo scorso Cioè, marzo... noi, in realtà hai fatto tu. No, tu mi hai fornito anche alcune foto. No, che io ti ho i giorni- fornito delle foto, però non Allora, ho noi guardato. abbiamo appuntato, effettivamente non sono state giustissime, perché nel mese, ad esempio, più piovoso, che quest'anno ha fatto 300 mm in novembre, secondo le calende dovrebbe essere stato un periodo stabile. Noi l'anno scorso però, cioè noi quest'anno stiamo analizzando le calende tramite video YouTube delle foto, quindi non è stato così. No, perché alla fine hai un momento che poi il video di YouTube abbiamo iniziato addirittura dopo. Neanche al 1° marzo. Quindi, No, prima erano le foto esatto. e poi... Quindi magari la foto, che ne so, fatta alle 9 del mattino, poi però chissà il pomeriggio, sì, non è... È anche vero, vedendo come lui aveva analizzato il suo marzo, questo qua dovrebbe essere il marzo del 1973, se non erro, non lo so se lo dice, però è il tipo che è stato intervistato, era di quel periodo lì, e era un marzo decisamente variabile. Il nostro marzo praticamente ha avuto 16 giorni su 24 sereni. Ma è scritto sereno, sembra severo, cioè guarda che Simo, qua c'è scritto severo. No, è sereno, scrivo male. No, c'è scritto severo. Tipo, guarda lui quanta variabilità c'era: nevicata, pioggia, variabile, tempo mite, nuvoloso con pioggia, bello, freddo, discreto sul variabile. E c'è scritto l'anno. No, però dovrebbe essere il tipo che parla del 73 Ok. all'interno del capitolo. Questi qua invece 16 giorni su 24 sono sereni, per cui è veramente difficile. Ma quello che a noi è servito adesso per capire un attimo il giorno di andata e di ritorno è il fatto che veramente tra andata e ritorno c'è coincidenza. Però quest'anno lo facciamo Quest'anno lo seriamente. facciamo, ogni giorno vi terremo anche aggiornati su, magari dall'1 al 12 facciamo il giorno di andata. Sì. E ve lo raccontiamo, e dal 12 al 24 facciamo il giorno di ritorno, e poi mese per mese inizieremo a vedere la veridicità. Sì. Comunque tra i tanti progetti che abbiamo con Scopri con i due vagamondi ci sarebbe sempre da chiedere a Lidia, assolutamente se è d'accordo, da intervistare anche lei, ce l'abbiamo anche tra le tante che vogliamo intervistare, perché comunque lei ha avuto la fortuna e la capacità comunque di intervistare queste persone qua che sono la memoria storica della valle, e quindi è interessante parlare con lei per chiedere anche com'è stata questa esperienza e parlare un po' dei suoi libri che sono davvero davvero interessanti. Rinnoviamo la richiesta a voi di, se avete le calende nella vostra terra, provincia o area, Esatto. o tradizioni da raccontare, Scrivetecelo perché siamo molto interessati. sì, soprattutto se avete qualche piccolo aneddoto o chicca sulle previsioni del tempo legate alla natura, per noi è oro, perché vogliamo veramente tornare a scoprire quello che una volta era normalità. O comunque a capire quello che facevano una volta, perché ora magari col cambiamento climatico appunto è molto difficile, però è bello sapere le usanze, quello che si faceva una volta, sono tutte cose che non devono scomparire. Prima di concludere questo episodio legato alle calende, alle tradizioni popolari e ai rituali,
prendendo appunto spunto dalla vita di un tempo, Sì, ci terremmo e anche il video nostro su chi siamo veramente, ci terremmo a concludere un attimo facendo una piccola considerazione di quanto è successo negli ultimi giorni, perché è successo una spiacevole situazione qui da noi che soprattutto Romy l'ha turbata un po', le è dispiaciuto un po' molto. perché Io e sono man- quella che rimurgina e quindi ci sto male per certe situazioni che, ahimè, si possono creare, e allora volevamo parlarne appunto con voi. velocemente, senza Sì, tediarvi sì, troppo. sì. Perché? Perché noi crediamo che il rispetto delle persone sia fondamentale e oggigiorno ci si ferma troppo al giudizio senza veramente sapere chi c'è dietro. Noi abbiamo scelto di raccontare questa vita in modo molto digitale, molto trasparente, reale, ma sul web, perché crediamo che il web al giorno d'oggi veramente serve a comunicare in tempo zero con più persone possibili e a raccontare delle storie autentiche e non solo l'apparenza quotidiana che ormai siamo invasi. Abbiamo scelto appunto di aprire un B&B perché ci dispiaceva il fatto di non dare un nostro piccolo contributo alla promozione del territorio, dei prodotti locali, e anche se spesso manca da gente qua del territorio, veniamo etichettati come coloro che vogliono insegnare tutto. In realtà noi, come abbiamo detto più volte, siamo qui per imparare e per conoscere prima di tutto. Infatti nei video spesso chiediamo consigli, perché veramente noi dobbiamo imparare tutto, perché abbiamo voglia di imparare, di metterci a fare, ma ripeto, non stiamo proprio insegnando, stiamo semplicemente portando la nostra esperienza. E, Qua. e l'essere online, l'essere quotidianamente su YouTube arriva da due fattori principali. Uno, per la promozione, e due, perché ci si è resi conto che stiamo tenendo compagnia a tantissime persone. Però detto ciò, ci rendiamo conto che ci sono purtroppo dei giorni in cui noi facciamo veramente fatica a gestire, cioè magari abbiamo i nostri tempi, noi ci svegliamo, abbiamo le nostre cose, e ci sono giorni in cui veramente c'è un flusso di gente a casa nostra che è davvero alto, che forse il partito anche tutto ce l'hanno fatto notare terze persone, dai vicini che ci dicono: ma come fate tutti i giorni? Avete gente che non conoscete che vengono, come fate a gestire tutto? Mio cognato, tanti se ne sono accorti. È vero, Step se ne è accorto subito. Sì, mio cognato Step, lui ogni volta che viene a trovarci, quei giorni lì arriva sempre il mondo, cosa che a noi piace perché, cioè, a noi fa molto piacere. Noi, essendo così pubblici, è normale che la gente poi venga a trovarti, a conoscere tutto un po'. Però quello che noi chiediamo da tutti voi, ma ripeto, la maggior parte siete sempre stati carinissimi, quindi non stiamo puntando il dito a nessuno, ma è solo per farvi capire in maniera un po' più globale quello che succede. Chiediamo semplicemente anche un po' di rispetto magari nei nostri confronti, pensando che prima di tutto c'è la nostra vita, la nostra privacy e il fatto che c'è un'attività ricettiva. Perché per molti purtroppo manca un passaggio, che attività ricettiva non vuol dire attrazione turistica. Esatto. E un conto e per di più, se poi chi la interpreta come attrazione turistica si fa dei commenti così brutti, io ti dico no grazie, perché ti sto dando la possibilità di conoscere questo posto, conoscere la nostra storia, entrare quasi nella nostra intimità sotto certi punti di vista lavorativi e turistici, ma al tempo stesso ti chiediamo fermati. Abbiamo messo nei mesi, perché l'anno scorso c'è stato un periodo che la gente veniva addirittura in macchina sotto casa mentre noi eravamo lì tranquilli. Sì, gente che ti entrava in casa, cosa che io non farei mai, io non andrei mai da qualcuno e solo perché mette dei video allora entro in casa, cioè è proprio una questione po' di principio, che allora avevamo deciso di mettere queste bandierine già tibetane per cercare di dire: ok, se noi siamo in casa, siamo i primi che magari veniamo lì, salutiamo e tutto un po', riusciamo a dedicare. E che quello che è successo nell'ultimo weekend appena trascorso, che tra l'altro era l'ultimo giorno delle festività, Romy l'ha turbata perché ha detto: cavolo, non abbiamo fatto niente di male, stavamo pulendo, c'erano gli ospiti che stavano andando via. Praticamente gli ospiti erano appena andati via, noi stavamo facendo tutto in fretta e furia perché probabilmente la gestione, queste cose qua, noi siamo sempre con i tempi molto corti.
stavamo pulendo la camera, Simo stava passando l'aspirapolvere, io esco dalla camera, vedo 4 persone che erano sulla stradina che porta dei nostri animaletti da coccinelle, tutto un po'. Questo signore si mette a parlare, comunque a dire il mio nome, allora mi fermo, ho capito che era gente che era venuta lì per noi, perché comunque c'è anche gente che passeggia, non è che tutti vengono per forza con noi, per noi. Allora mi fermo, vado verso di loro, comunque ci stavamo parlando e abbiamo chiacchierato 5-10 minuti del più del meno. E ripeto, mi sono fermata anche se avevo i tempi strettissimi. Io ad esempio non me ne sono anche reso conto perché stavo pulendo la stanza. Lui manco se n'è accorto. Avevo i tempi talmente stretti che in realtà non potevo fermarmi. E tutti voi lavorate, tutti noi lavoriamo, quindi potete capire cosa vuol dire quando sul lavoro comunque hai tempi stretti, non puoi, però mi dispiaceva anche proprio far finta di niente, non è nel nostro DNA. Quindi ci siamo parlati, gentili, carini, due o tre parole, tutto un po'. Questi vanno via. Mentre vanno via c'era la borgata piena. Dei vicini villeggianti sono venuti su a passarsi il weekend. Esatto. E uno di loro ha sentito questo commento che a me ha spiazzato tantissimo. E me l'ha riferito e mi fa, comunque quelli che sono appena, mi fa, perché me l'ha detto dopo un paio d'ore, mi fa, ma c'era della gente che è venuta da voi? Faccio, non lo so, mi fa, forse ha parlato con Romina, io non me ne sono anche reso conto. Sono andati via ad alta voce, tra di loro parlavano e dicevano, comunque questi due vagamondi sono veramente maleducati, cioè che ospitalità è, non ci hanno neanche offerto un caffè. Cosa? A me la cosa ha spiazzato, allora, prima di tutto, questo non è un bar, quindi io non sono tenuta a offrire il caffè a tutte le persone che vengono a trovarmi, perché uno, non è un bar, due, io ho le mie cose da fare, cioè riesco magari a dedicarti del tempo perché mi spiace proprio far finta di niente, ripeto, l'ho già detto prima ma lo ripeto, però mi spiace anche che da parte di certa gente c'è anche una pretesa non indifferente e la cosa è veramente brutta, a me ha spiazzato. Cioè io non ci ho quasi dormito la notte perché cerchiamo sempre di essere gentili e carini, anche quando abbiamo la luna storta, cerchiamo comunque di mantenere un certo, come si dice, di comportarci in una certa maniera perché ci dispiace, però se poi dall'altra parte non c'è un minimo di collaborazione, a noi spiace. A noi spiace perché comunque siamo stati giudicati e spesso, che poi sinceramente parlando, come tanti avete detto voi in alcuni commenti, fregatevene. Io me ne frego, però al tempo stesso io do priorità, e spero che voi lo capiate, a chi viene da me a soggiornare, a chi vuole veramente stare qua, conoscerci, ma al tempo stesso non gliene può fregare niente, come è già successo. Non ci segue su nessun social, ma ha visto su qualche rivista qualcosa della nostra storia e viene qua per rilassarsi e disconnettersi. Noi a questa gente che comunque sei qua, magari esco fuori a stendere la roba, sono sulla terrazza, stanno prendendo un tè, una tisana, ti fermi, chiacchieri, dedichiamo ore e ore. Sì, ma intanto poi faccio altro, però cerchiamo comunque di dedicare del tempo perché noi non vogliamo fare la classica attività ricettiva che arrivi e non ti si parli cioè, no, non ci piace questo genere. No, assolutamente. E anche la gente che passeggiando si ferma perché magari ci vede in cortile, ma noi sì, scambiamo due parole, però vi chiediamo veramente di capire che non siamo un'attrazione turistica, che non è che da noi arrivi allora solo perché sono pubblico allora il caffè lo devo offrire a tutti e allora cioè noi abbiamo le nostre, entri in cortile senza pensare se siamo aperti o meno, abbiamo le nostre cose da fare, cioè quello che spiace che la gente non capisce. Poi ci sono altri che magari che per fortuna comunque è una piccola parte. Sì, bisogna dire che molti di voi hanno un rispetto che è maggiore di tante persone messe assieme perché è veramente incredibile. Sì. Tanti di voi telefonano. sono venuti in giornata a trovarci e cioè siete stati veramente noi non stiamo veramente puntando il dito contro nessuno, volevamo solo spiegarvi di questo piccolo inconveniente di che capire che comunque magari so che ci fossimo un agriturismo dove c'è un parco delle altalene, possiamo farti caffetteria. In questo momento noi purtroppo per legge siamo obbligati a fare solamente bed and breakfast per le normative dell'ASL Regione Piemonte, ci tengo a sottolinearlo, per cui non possiamo essere tipo un posto dove tu vieni a passarti il pomeriggio da noi, a farti il picnic da noi, perché non possiamo e al tempo stesso non lo vogliamo perché ci sono gli ospiti che scelgono alcuni di rimanere tutto il giorno intero da noi a riposarsi, a coccolarsi, a darsi bacini, a leggere un libro. E addirittura noi quando è così tante volte certi lavori li facciamo
magari in momenti in cui non ci sono. non ci sono, poi è già capitato che invece ci sono e magari perché arriva la neve, quindi non possiamo fare altrimenti, dobbiamo fare lo stesso La Però era nostra solo vita è cambiata. per farvi capire, ma questo, cioè vi farei parlare quasi con i nostri vicini che tante volte ci dicono: ma come fate? Voi passate intere pomeriggio a parlare con gente che non conoscete, che passa di lì a salutarvi. Effettivamente tutto questo ci rallenta, perché se ci vuole magari un'ora a fare qualcosa, se ogni 10 minuti, che succede, sei magari interrotto da qualcuno che viene a salutarti o meno, non è facile, perché rallenta il lavoro. Però se le nostre vite sono cambiate in rispetto dal 7 di agosto, quando abbiamo aperto, in rispetto degli ospiti, ci piacerebbe che le persone che vengono anche qua solamente a curiosare potessero pensare di avere maggiore rispetto non solo per noi, ma per chi è qui a conoscere il posto, a chi è qui a veramente rilassarsi, a dormire, perché per noi la priorità sono loro, perché comunque al giorno d'oggi una recensione negativa ti può far veramente chiudere. Sì. E noi vogliamo mantenere questa serenità, pur essendo tanto social, ma noi vogliamo che la montagna, che questo angolo di Valle Pesio, Peveragno, chiamiamolo come vogliamo, rimanga intima e cordiale. Ed è anche un motivo per cui stiamo chiedendo a tante persone se hanno la disponibilità di venire su a piedi per limitare i rumori inutili. E quindi ci tenevamo a farvi questo finale un po' diverso dal solito, per farvi capire un attimo questa situazione che a volte, non sempre, ma a volte manca un po' di rispetto verso un posto, verso una filosofia di vita, perché abbiamo scelto di isolarci ma di essere connessi. Sì. E quindi la connessione è anche portata dal rispetto, dal giudizio e giudicare una persona senza conoscerla, perché magari sto lavorando, non è che non voglio considerarti, ti dedico del mio tempo, ti saluto, ti sorrido, a volte abbiamo fatto anche dei selfie con sconosciuti che a noi fa ridere questa cosa qua, perché comunque noi siamo veramente due badagu, per dirla in piemontese, due foi, sì, non siamo proprio nessuno e fa effetto pensare magari alla gente che vuole fare una foto con te, ma noi la facciamo volentierissimo. Noi se possiamo dedicare del tempo, ok, ma non datelo per scontato, solo quello vi chiediamo. Esatto. Non date per scontato che noi possiamo dedicare tempo, noi, ma come tutto il resto del mondo. Comunque... Perché comunque abbiamo detto di no anche ai nostri cari a volte, Sì. ai nostri migliori amici, ai nostri vicini, perché comunque abbiamo degli ospiti e vogliamo far sì che l'ospite venga da noi e si senta a casa, nella sua intimità. La parola, quando presentiamo, quando arriva la reception, no, il check-in, ecco, diciamo parola d'ordine: sentirsi a casa. Quindi se venite da noi e volete stare tutto il giorno in pigiama, fare la vostra serata davanti al cabinetto in pigiama, per noi non c'è nessun problema, anzi è una figata perché vuol dire che siete veramente entrati nel mood, nel posto. Sì. Per cui quello, se ci date una mano voi anche, che ci seguite, siete sempre di più, per noi veramente è un grazie. Sì. A tal proposito, la canzone del giorno, così chiudiamo, è Maestro di Renato Zero. E ringraziamo ancora giusto, anche Sergio Slai che ci hanno regalato questa, la Befana è arrivata, da Paolo Cognetti, La felicità del lupo, che tanti di voi tra l'altro ci hanno scritto e non vedo l'ora di iniziarlo. che è uno di quegli Grazie autori mille. che amo profondamente, che vorrei conoscere dal vivo prima o poi, chissà se ci sarà l'occasione. Noi vi ricordiamo: viva la montagna sempre, viva Cuneo, ma proprio Cuneo, ma soprattutto viva la Valle Pesio, perché pochi ne parlano ma tanti la devono scoprire. Da Tetto Caban è tutto. A voi la linea. E scusate per tutto questo pippone, ma volevamo veramente parlarvi in maniera trasparente e molto chiara per evitare che rischia poi magari di non essere più gestito in modo carino il canale YouTube, Esatto. in modo più autentico. Noi siamo così, ci piace confrontarci con voi. Adesso noi vi salutiamo, andiamo a prepararci perché bisogna ricominciare a far legna, perché prima o poi la neve arriva. Le calende dicono che non arriverà, ma io ci credo. Vediamo. Ciao! Alla prossima, ragazzi!